Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Carelimus Pharma SpA. Ultimo aggiornamento. 5 gennaio 2022. Cos'è Carelimus? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Carelimus durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Carelimus? Carelimus è un farmaco a base del principio attivo tacrolimus, monoidrato, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico preparati per dermatiti, escluso i corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Pharma SpA. Carelimus può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Carelimus 0,1% unguento 1 tubo da 10 g. Carelimus 0,1% unguento 1 tubo da 30 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Difacoper SpA. Concessionario. Pharma SpA. Ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo tacrolimus, monoidrato, gruppo terapeutico. Immunosoppressori, forma farmaceutica. Unguento. Indicazioni Carelimus 0,1% unguento è indicato negli adulti e negli adolescenti, di età uguale o superiore ai 16 anni. Trattamento delle riacutizzazioni adulti e adolescenti, di età uguale o superiore ai 16 anni, trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adulti che non rispondono adeguatamente o che sono intolleranti alle terapie convenzionali, quali i corticosteroidi topici. Trattamento di mantenimento. Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave per la prevenzione delle riacutizzazioni e per il prolungamento degli intervalli liberi da esacerbazioni in pazienti con riacutizzazioni molto frequenti, per esempio 4 o più volte l'anno, che abbiano manifestato una risposta iniziale a un trattamento della durata massima di 6 settimane con tacrolimus unguento 2 volte al giorno, lesioni scomparse, quasi scomparse o presenti in forma lieve. Posologia. Il trattamento con Carelimus deve essere iniziato da medici con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della dermatite atopica. Tacrolimus è disponibile in 2 dosaggi, tacrolimus 0,03% e tacrolimus 0,1% unguento. Posologia. Trattamento delle riacutizzazioni. Carelimus può essere utilizzato per il trattamento di breve durata e per il trattamento intermittente a lungo termine. Il trattamento non deve essere continuo per lunghi periodi di tempo. Il trattamento con Carelimus deve iniziare alla prima comparsa dei segni e dei sintomi. Ciascuna zona affetta della cute deve essere trattata con Carelimus unguento fino a che le lesioni siano scomparse, quasi scomparse o presenti in forma lieve. Di conseguenza, i pazienti sono considerati idonei al trattamento di mantenimento, vedere sotto. Ai primi segni di ricomparsa, riacutizzazioni, dei sintomi della malattia, il trattamento deve essere ripristinato. Uso negli adulti e negli adolescenti, di età uguale o superiore ai 16 anni, il trattamento deve iniziare con Carelimus 0,1% 2 volte al giorno e deve continuare fino alla scomparsa della lesione. Se i sintomi si ripresentano, è necessario ricominciare il trattamento con Carelimus 0,1% 2 volte al giorno. Se le condizioni cliniche lo consentono, è opportuno tentare di ridurre la frequenza delle applicazioni o utilizzare il dosaggio inferiore, tacrolimus 0,03% unguento. Generalmente si osserva un miglioramento entro una settimana dall'inizio del trattamento. Se dopo 2 settimane di trattamento non si riscontrano segni di miglioramento, si dovranno considerare altre opzioni di trattamento. Popolazione anziana. Non sono stati condotti studi specifici nella popolazione anziana. Tuttavia, l'esperienza clinica disponibile per questa categoria di pazienti non ha indicato la necessità di modificare il dosaggio. Popolazione pediatrica. I bambini in età compresa fra i 2 e i 16 anni devono utilizzare solo tacrolimus 0,03% unguento.
Carelimus unguento non deve essere utilizzato nei bambini al di sotto dei 2 anni fino a che non saranno disponibili ulteriori dati. Trattamento di mantenimento. I pazienti che rispondono fino a 6 settimane di trattamento con tacrolimus unguento 2 volte al giorno, lesioni scomparse, quasi scomparse o presenti in forma lieve, sono idonei al trattamento di mantenimento. Adulti e adolescenti, di età uguale o superiore ai 16 anni, i pazienti adulti, di età uguale o superiore ai 16 anni, devono usare Carelimus 0,1% unguento. Carelimus unguento deve essere applicato una volta al giorno 2 volte alla settimana, ad esempio, lunedì e giovedì, sulle zone di solito colpite dalla dermatite atopica per prevenire le riacutizzazioni. Tra le applicazioni devono trascorrere 2-3 giorni di sospensione dal trattamento con Carelimus. Dopo 12 mesi di trattamento, il medico deve rivalutare la condizione del paziente per decidere se continuare il trattamento di mantenimento, in assenza di dati sulla sicurezza del trattamento di mantenimento oltre i 12 mesi. Qualora si presentino nuovamente segni di riacutizzazione, dovrà essere ripristinato il trattamento 2 volte al giorno, vedere paragrafo precedente sul trattamento delle riacutizzazioni. Popolazione anziana. Non sono stati condotti studi specifici nella popolazione anziana, vedere paragrafo precedente sul trattamento delle riacutizzazioni. Popolazione pediatrica. I bambini in età compresa fra i 2 e i 16 anni devono utilizzare solo tacrolimus 0,03% unguento. Carelimus unguento non deve essere usato in bambini al di sotto dei 2 anni di età finché non saranno disponibili ulteriori dati. Modo di somministrazione. Si deve applicare un sottile strato di Carelimus unguento sulle zone affette o di solito affette della cute. Carelimus unguento può essere applicato su qualsiasi parte del corpo, compresi viso, collo e zone soggette a flessione, ad eccezione delle membrane mucose. Carelimus unguento non deve essere applicato con bandaggi occlusivi in quanto non sono stati condotti studi su questo modo di somministrazione, vedere paragrafo 4.4. I pazienti devono essere avvertiti di non fare il bagno, la doccia o nuotare immediatamente dopo l'applicazione dell'unguento. L'acqua può rimuovere il medicinale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ai macrolidi in generale o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Durante l'uso di Carelimus unguento deve essere ridotta l'esposizione della cute alla luce del sole e deve essere evitato l'uso della luce ultravioletta, UV, emessa da solarium e la terapia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi di interazione di farmaci per uso topico con tacrolimus unguento. Tacrolimus non viene metabolizzato nella cute umana. Ciò indica che non sussistono potenziali interazioni percutanee. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Carelimus durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Carelimus durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Non sono disponibili dati sulla fertilità. Gravidanza. Non ci sono dati adeguati riguardanti l'uso di tacrolimus unguento in donne in gravidanza. Gli studi su animali hanno evidenziato una tossicità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Carelimus unguento non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Durante gli studi clinici circa il 50% dei pazienti ha riscontrato, quale reazione avversa, un qualche tipo di irritazione cutanea nella zona di applicazione. Sensazioni di bruciore e prurito sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio con la somministrazione topica è improbabile. In caso di ingestione, possono essere richieste misure di supporto generiche, fra cui il monitoraggio dei parametri vitali e l'osservazione dello stato clinico. A causa della natura del veicolo dell'unguento, non è raccomandata l'induzione del vomito o la lavanda gastrica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri preparati dermatologici, codice ATC. D1101. Meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici. Il meccanismo d'azione di tacrolimus nella dermatite atopica non è completamente conosciuto.
mentre sono stati osservati i proprietà farmacocinetiche dati clinici hanno dimostrato che le concentrazioni di tacrolimus nella circolazione sistemica dopo somministrazione topica sono minime e, quando misurabili, transitorie. Assorbimento dati provenienti da volontari sani indicano che l'esposizione, dati preclinici di sicurezza tossicità dopo trattamenti ripetuti e tollerabilità locale l'applicazione topica ripetuta di tacrolimus unguento, oppure del suo veicolo, nei ratti, conigli e porcellini nani è risultata essere associata a lievi variazioni, elenco degli eccipienti vaselina bianca paraffina liquida carbonato di propilene cera d'api bianca paraffina solida farmaci equivalenti di carelimus a base di tacrolimus, monoidrato, sono Tacrozem, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.